Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno o ascendente Capricorno, anche Luna in Venere in Capricorno per le questioni riguardanti la parte emotiva e sentimentale e relazionale. Andiamo a vedere oggi come sarà il mese di giugno. Lo facciamo attraverso una bellissima narrazione di tarocchi e oracoli e vediamo cosa gli spiriti hanno in serbo per te. Allora, mettiamo il mio schemino profetico qua a fianco. Partiamo dalla carta degli archetipi e vediamo chi sei nel mese di giugno, quale archetipo è dominante, chi sei. Chiedo al mio amante mistico, agli spiriti, di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità e visione. Capricorno, chi sei? Chi sei a giugno? Un guerriero, accipicchia! Questa carta è uscita a diversi segni, eh? Eh sì, perché allora, forza, disciplina, abilità, forza di volontà, eroismo, stoicismo, capacità di sacrificio per vincere l'ego. E io ti vedo una guerriera, un guerriero. Che cos'è l'ego in questo caso? Allora ci sarà la tua anima che avrà un'aspirazione ad emergere dirompente, boh, tanto da valicare i confini dell'io, dell'ego. Cosa significa? Che proverai delle emozioni molto intense. Le emozioni sono vita, senza emozioni non c'è vita, perché sono le emozioni che animano l'essere umano. E quindi vincere l'ego significa sperimentare le emozioni così intensamente tanto da distruggere la diga della mente. Tanto da fare una crepa nella diga della mente, come vi ho insegnato anche nel video Magia Pratica Zero, no? Allora, quando noi iniziamo a sentire le emozioni veramente profonde, le emozioni anche come la rabbia, la dolce tristezza, la malinconia, l'abbandono, allora quelle emozioni diventano pura forza, pura energia, perché ti danno l'energia per spaccare i limitati confini dell'io. Allora, quando si forma una prima crepa nella mente, nei confini dell'io, iniziano a entrare idee, intuizioni, forza, meraviglia e quell'apertura non te la toglierà più nessuno. Quindi ti vedo capace di agire, di superare te stessa o superare te stesso con questa grande forza che ti anima da sentirti un vero guerriero, una vera guerriera della luce. E gli altri ti ammireranno come un outsider, colei o colui che ha in sé il dono e la capacità, il coraggio per rompere le sovrastrutture e darsi alle proprie emozioni. Darsi il sacrificio dell'ego, no? Capacità di sacrificio per vincere l'ego significa il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi alle proprie emozioni, la resa incondizionata alle proprie emozioni quali dei. Tutti gli eventi sono portavoci, portatrici di, della forza degli dei, degli spiriti. Allora, quando provi una forte emozione che la tua mente può giudicare negativa, come rabbia, frustrazione, tristezza, quello è l'ego. Allora, quando tu ti arrendi a questa emozione dicendo mi do, mi do, mi do, tu vinci l'ego, avendo una forza, recuperando una forza che prima, quando invece non ti riuscivi a dare a queste emozioni perché l'ego le giudicava sbagliate, non avresti mai avuto quella forza lì. Quindi io ti vedo una guerriera, guerriero dirompente. E adesso andiamo a vedere l'energia generale del mese per te. Allora, prima carta, dove sei adesso che guardi il video? Dove sei ora? Energeticamente, dove sei ora? Dove sei ora? Sei nel sole, sei in un'energia bellissima, sei in un'energia di gioia pura in questo momento. Se non lo stai vivendo è a poche ore, a pochi giorni, a poche ore, perché il sole dove sei ora vivi un momento di gioia, di pura essenza,
Non lo so se stai facendo il cammino sciamanico con me, però se lo stai facendo, stai seguendo il mantra che tutto in te sia gioia, questa è la tua meta. E per essere così gioioso e gioioso devi per forza aver abbattuto un po' di confini dell'io, dell'ego, no? Quindi ti vedo in una posizione di forza, di gioia, Sat Chittananda, l'esistenza è coscienza e gioia, come ti ho spiegato nel video sulla cascia, sull'etere, no? E ti vedo proprio in questa dimensione straordinaria, è una bellissima energia. Vediamo quale energia adesso entra per te nel mese. Quale energia entra? Wow, l'amore! L'amore entra! Allora, quando si è così nella gioia, si è perfettamente allineati con la propria sposa celeste o il proprio sposo celeste, l'amante invisibile. Quindi l'energia che entra per te in questo mese sono energie di connessioni bellissime, autentiche, vere. L'energia, questa gioia ti porta ad attrarre gioia, ad attrarre connessioni autentiche, che siano di lavoro, che siano di amicizia, che siano d'amore relazionali. Quindi l'energia che entra del mese è questo due di coppe. È straordinaria. Io ti vedo darti all'amore in senso, sia in senso più lato, no, del termine, sia nelle relazioni, è bellissimo. Vediamo qual è la direzione del mese. Guarda qua c'è proprio l'amore per te. La direzione del mese qual è? Sì, la costruzione, qua si costruisce insieme, non farai tutto da sola o da solo. Io vedo costruzione, il Tre Denari mi parla di cooperare con altre persone o con un'altra persona per costruire una struttura solida, o nell'amore o nel lavoro o in ambedue. Per esempio, adesso andiamo a vedere il lavoro e anche l'amore, però mi stanno parlando di un'energia di grande felicità che ti permette di realizzare connessioni autentiche e di costruire delle basi importanti che portano della prosperità. Questo è stupendo, eh? Vediamo qual è il messaggio, lo spirito del mese che ti accompagna in questa bellezza. Quale spirito cammina con te? Quale spirito cammina con te? Ecco perché. Il mondo inferiore cammina con te. Cammina con te la consapevolezza delle tue emozioni più ctonie, sotterranee. E il mondo inferiore è una carta straordinaria perché mi parla di tutti gli spiriti, mi parla non di un solo spirito. Il mondo inferiore, come ti ho spiegato nel video Magia Pratica 9, se non erro, ehm, anche nel video rituale erotico della Kundalini, la nostra anima nera non è la nostra anima negativa, non esiste negativo o positivo per l'anima, la nostra anima nera è il mondo inferiore, è dove sono contenuti i tuoi più grandi tesori, i tuoi talenti, le tue abilità che grazie all'alleanza con le emozioni più ctonie sotterranee puoi resuscitare e recuperare da là sotto, no? Quindi quando ci alleiamo alle emozioni, come ti stavo dicendo prima, cioè alle emozioni sotterranee, il mondo inferiore, tu acquisisci capacità, talenti e potenzialità che mai avresti potuto sperimentare in assenza di questa alleanza. Quindi hai il mondo invisibile, tutto il mondo invisibile che ti è compagno, che ti sostiene in questo, e questa è una cosa bellissima, bellissima. È una grandissima lettura, grandissima lettura. Vediamo adesso nell'amore, nelle relazioni, amore ed eros. Vediamo. Allora, come sta la tua energia nell'amore? Come sta la tua energia nell'amore? Cioè, questa credo che sia una delle letture più belle che ti ho fatto quest'anno. La tua energia dell'amore è l'imperatrice. Non mendichi amore, sei attraente al massimo, sei magnetica, magnetico, non persuasiva nel senso, cioè l'imperatrice è colei che non muove un dito, l'amore le arriva, è un po' come nel mito di Amore e Psiche, ritornare prima quando Psiche ancora non accende il lume della ragione, no?
e ti vedo una donna di successo, un uomo di successo, grande magnetismo, con la consapevolezza che il tuo valore è enorme. È perché tu sei alleata al mondo inferiore, per forza. Guarda, l'imperatrice, cioè quello che vuoi, ti vedo prospera, prospero, guarda, sei di coppe, ti vedo innamorata di te, innamorato di te, della vita, è bellissimo. Vediamo chi arriva dall'altra parte, vediamo il fortunato o la fortunata, vediamo un po', energia dell'altro, l'altro sta col cuore a pezzi per te. Cioè, l'unica carta ctonia è questa dell'altra persona. Allora, qua c'è un cuore ferito dall'altra parte. Qua abbiamo una persona che, se la conosci già, è una persona che senza di te è devastata. Se è una persona nuova, però poi lo vediamo, vediamo dove si orientano le carte, è una persona che ha il cuore spezzato. E ha il cuore spezzato e se si avvicina a te, guarda, tu irradi, irradi con la tua bellezza, semplicemente essendo, semplicemente essendo. Vediamo un po' qual è la dinamica invisibile tra tutti e due. La dinamica invisibile tra tutti e due. Qua ci sono dei litigi per terze persone o per altre persone. Il 5 di bastoni mi parla di litigi, di dinamiche in cui non ci si riesce a venire d'accordo. Uno pensa una cosa, uno pensa l'altra, magari gelosie. Guarda, io credo che questa persona sia molto gelosa di te, o ci possono essere state, o ci potrebbero essere delle discussioni dove tu, eh, cioè tu c'hai l'imperatrice, capito che ti voglio dire? Nel senso, tu non rincorri nessuno, tu non rincorri nessuno, sei di bastoni, vedi? La stella. Non lo so se questa cosa è già accaduta e si sta risolvendo adesso nel tuo campo, però vediamo un po' qual è l'evoluzione possibile. Possibile tu abbia chiuso con una persona, arriva una persona destinata a te in modo inequivocabile. Che qua c'è l'amore per te, guarda con l'imperatrice. Qual è l'evoluzione possibile? Allora, tu chiudi con una persona e ne arriva un'altra. Per alcuni di voi netto, qua è un 50 e un 50, cioè l'evoluzione possibile è la torre. Qua si rompe qualche cosa perché non è più sostenibile dall'anima che ti incarna, da questo guerriero qui. Tu vuoi verità, tu vuoi autenticità, non muovi un dito se non è così. Allora qua c'è una distruzione in atto affinché possa emergere questo amore alla tua altezza, o con questa persona o con una persona nuova. È chiaro? Cioè, l'imperatrice è colei che brilla e che non sottomette più la sua energia per nessuno. Quindi nel momento in cui tu ti sei resa conto di questo, il mondo intorno a te, che non sussiste questa tua energia, deve crollare per fare spazio all'autenticità, mi spiego? Vediamo un po' le specifiche, vediamo, vediamo. Anzi, prima di mettere le specifiche, voglio mettere l'oracolo della Dea sull'amore per te. L'illusione. Allora, qua cadono giù tutte le illusioni. Cade giù con la torre l'illusione di una certa perfezione su come devono andare le cose. Cadono le maschere, cade l'illusione, il velo di Maya, cadono affinché tu possa emergere in un amore autentico. Vedi, qua sotto abbiamo la morte e la magia. Sì, è chiaro che c'è una trasformazione netta. Vediamo le specifiche cosa ci dicono. La tua energia nell'amore, l'imperatrice. Perché c'è l'imperatrice? Perché sei felice così come sei. Non hai bisogno di niente e nessuno che potenzi la tua energia, sei tu che irradi, il 9 di coppe. Sei felice, cioè, già questa carta me lo diceva. Vediamo un po' l'altra persona nei tuoi confronti, 3 di spade. Perché questa persona ha questo dolore? Perché c'è questo dolore? Per un discorso, per delle discussioni, per qualcosa detto in modo brusco, frenetico, per un taglio impulsivo. Ehm,
Sette di coppe, forse per un'indecisione di questa persona, per un taglio impulsivo, per qualcosa che viene detto o verrà detto. Vediamo la dinamica invisibile, perché c'è questo 5 di bastoni. Perché qua ognuno cioè, si vuole avere ragione, c'è tensione. Allora, qua ci sono delle persone, c'è una persona che vuole avere ragione. Chi è la persona che vuole avere ragione a tutti i costi? Colei che si sforza per farsi valere, no? Colei che, o colui, insomma, che non è sicuro di se stesso come l'imperatrice e quindi impone la sua verità per forza, no? C'è tensione, c'è lotta, c'è la voglia di imporsi. Quando è che si ha questa voglia di imporsi? Quando non si ha fiducia in se stessi e nella vita. Allora tutto crolla, l'illusione crolla e vediamo cosa arriva dopo questa torre. Quindi l'evoluzione possibile per te, l'evoluzione possibile nell'amore, tre carte, e la morte, chiaro. Cioè, l'abbiamo visto prima, caspita, la morte e la magia. Sì, qua tu chiudi o c'è un cambio radicale, 5 di denari, certo, e ovviamente poi l'8 di bastoni. Qua c'è un cambio radicale dovuto al fatto che magari in una relazione non ti sei sentita riconosciuta o riconosciuto, tu sei consapevole del tuo valore. Comunque sia, questo può accadere in questo mese o può essere già accaduto e si chiudono certi strascichi. L'otto di bastoni mi parla di energia che torna a fluire in movimento grazie a qualcosa che è caduto, che non può sussistere e che riprende a vivere. Due altre. La luna, bugie o inganni, insomma, e poi c'è il mago. Allora, qua si chiude tutta una fase legata a paure, a sensazioni di perdita, si chiude completamente e si apre un nuovo inizio meraviglioso nell'amore. C'è il mago. Il mago è l'inizio, la manifestazione, cioè la manifestazione dell'amore grazie a questa energia che prende a fluire dopo una catastrofica caduta di ciò che era illusorio. Ok, di ciò che era illusorio. Caspita, grandi colpi di scena qua, eh. Vediamo cosa ti dirà questa persona con i miei potenti oracoli, lui lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Stasera faccio l'amore con te. Passione dirompente. Stasera faccio l'amore con te. Passione dirompente. Con te posso essere autentico. Qua verrà detta la verità. La verità, cioè c'è autenticità, c'è verità. Dopo lo smascheramento magari dell'illusione c'è verità pura. L'imperatrice non fa sconti, cioè è vera, pura, brillante, stupenda, emozionante. E infatti poi ti dice siamo una coppia sacra, ricordati il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi, insieme cambieremo il mondo. Questo è il due di coppe, no? Il due di coppe con l'imperatrice, siamo una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo. Il mondo cos'è? Anche il mondo come lo percepisci, no? Qua ti aspettano grandi cose, in amore. Vediamo adesso sul lavoro, missione, denaro. Alcuni di voi quando mi chiedete, Fra, ma io non lavoro, come devo interpretare quando leggi le carte sul lavoro? Il lavoro è dove metti l'energia quotidiana, non è solo il lavoro stipendiato, va bene? Quindi andiamo a vedere lavoro, missione, denaro. Come prima carta andiamo a mettere qual è il talento da incarnare nel lavoro. La capacità di sentirti che hai tutti gli strumenti in grado di fare qualsiasi cosa. Il mago è già uscito 2 volte. Il talento da incarnare sono tu hai delle qualità uniche, irripetibili e insostituibili. Devi riconoscerle. Sai come le riconosci? Che cos'è che ti viene facile fare? Ecco, quello che ti viene facile fare ti permette di plasmare la realtà secondo la tua volontà. E il talento da incarnare è proprio questa, la tua volontà. Cos'è la magia? La magia è l'arte di operare i cambiamenti attraverso la forza di volontà. Allora, agisci per per volontà di plasmare la realtà sulla bellezza. Perché che fa il guerriero che vince l'ego?
Quando la tua volontà è allineata con la volontà universale, allora tu manifesti le cose senza intoppi. Cosa vuol dire quando la tua volontà è allineata con la volontà universale? Ogni volta che vuoi qualcosa ti devi chiedere se quello che vuoi lo vorrebbero anche gli alberi, lo vorrebbero anche gli oceani, lo vorrebbero anche le cascate, lo vorrebbe anche il lupo, lo vorrebbe anche il leone. Non è una risposta che ti arriva con la mente razionale, ma grazie a questa predisposizione mitica tu saprai quello che vuoi sia allineato alla volontà universale. Allora, se dentro il tuo cuore ti dici di sì, tu manifesterai tranquillamente qualsiasi cosa senza intoppi. Ok. Una carta straordinaria il mago nel lavoro, perché mi parla di opportunità magiche con questa consapevolezza. Qual è il blocco sabotaggio che verso cui potresti andare incontro? Un'idea di stabilità col 10 di denari. Sai perché? Perché il 10 di denari mi parla di strutture già consolidate, anche delle aspettative che puoi avere, anche dei modelli di successo a cui ti rifai, delle immagini di stabilità. E siccome c'è il mago qua e dice è come se una parte di te rischiasse di restare imprigionata in ciò che dovrebbe funzionare invece di creare qualcosa di veramente tuo. Perché? Il mago è innovazione, iniziativa, potere creativo, capacità di manifestare una realtà nuova, vuole sperimentare, aprire strade. E il 10 denari in ombra invece può diventare attaccamento alla vecchia sicurezza. Mi spiego, no? Come non riesce a uscire il mago da 10 denari. Paura di uscire da ciò che è già conosciuto. Anche il bisogno dell'approvazione sociale. Magari se faccio una cosa che mi viene da fare, però poi ma ce l'ho l'approvazione. Cioè come se tu questo mese ti trovassi tra due chiamate. Da una parte c'è la voce del tuo devo mantenere ciò che è stabile e dall'altra la voce del mago che ti dice puoi creare qualcosa che ancora non esiste. Quindi qua il sabotaggio non è la mancanza di capacità, ce l'hai enorme. È il rischio di scegliere la sicurezza anche quando l'anima invece vuole evolvere da questa stessa sicurezza qui, da questa stessa idea. Quindi questa carta ti chiede una cosa molto forte: smetti di misurare il valore solo attraverso ciò che è già riconosciuto e inizi a fidarti del tuo potere creativo. È chiarissima questa lettura, Vediamo qual è l'espansione possibile. Qual è l'espansione possibile? Guarda, devi lasciare andare il conosciuto perché qua c'è il 10 di spade. Perché? Il 10 di spade mi dice che se vuoi creare una nuova realtà, qualcosa deve finire davvero. Il 10 di spade parla della chiusura definitiva di un modo di pensare, di un modo di lavorare. Cioè è la carta del non posso più continuare così. Ed è proprio qui che nasce la tua espansione. Perché tu spesso resisti tantissimo prima di lasciare andare una struttura, no? Che può essere un ruolo, un'immagine, una sicurezza, una modalità di controllo. E invece questa carta ti dice la tua crescita passa dal permetterti, la tua crescita passa dal permettere a qualcosa di morire. Per liberare energia vitale, per liberare questo mago. Perché il mago vuole creare il nuovo. Però non può farlo se continui a trascinarti il peso di ciò che è già finito dentro di te, mi spiego? C'è un taglio karmico questa carta, una liberazione, la fine di un ciclo pesante, il crollo di una vecchia identità o lavorativa o personale. Perché dopo questo crollo il mago può manifestare qualcosa di autentico, mi spiego? Ok, vediamo qual è. Guarda, la morte c'è qua sotto, appunto. Vediamo qual è il potere da reclamare. Il potere da reclamare. Guarda, la fede nei tuoi sogni. Fede incondizionata nei tuoi sogni. La stella mi parla della fede incondizionata nei tuoi sogni, nelle tue immaginazioni, nella tua visione, senza se, senza ma. Senza se, senza ma. Fidati. Fidati e basta, ok? Vediamo l'oracolo simbolo qua sopra sulla missione lavoro.
No, e no, non continuare su questa cosa. Ricerca di forza ed energia positiva, coraggio, visione positiva. Allora, il vecchio è no, il vecchio è no, la vecchia identità è no, e no. Ci saranno delle cose a cui tu dirai no, perché il mago deve emergere, perché hai fede in nelle tue visioni, ok? Adesso andiamo a vedere più ancora in profondità qual è l'ombra del mese. L'ombra del mese, che poi è il demone, no? Nello sciamanesimo con cui allearti. Qual è l'ombra del mese? L'emozione da attraversare. Il 2 di denari. Cioè potresti sentirti un po' oscillare, no? Un po' divisa tra la sicurezza e il cambiamento, tra ciò che conosci e ciò che vuoi creare, tra controllo e libertà. Cioè cercare di tenere tutto questo equilibrio senza fermarti mai ad ascoltare veramente cosa vuoi davvero. E, cioè questa carta ti insegna una cosa importantissima, non devi controllare tutte le cose contemporaneamente, non sei tu che le controlli, ma devi affidarti. Ehm, cioè a volte l'anima si stanca non perché fa troppo, ma perché continua ad adattarsi a una vita che non sente più completamente sua. Mi spiego? Quindi qua il lavoro ulteriore in questo mese sarà smettere di rincorrere l'equilibrio perfetto. Cioè devi accettare il cambiamento senza viverlo come una minaccia, capito? Cioè capire cosa stai sostenendo solo per abitudine e invece cosa vuoi davvero. Quindi qua il demone con cui allearti è un po' questa instabilità, quella sensazione di dover tenere tutto insieme continuamente per non perdere il controllo. È il demone dell'oscillazione, della serie, e se sbaglio scelta, e se lascio andare qualcosa di importante, e se cambio troppo. Ma il punto è che questo demone non arriva per distruggerti, arriva per insegnarti la fluidità. Perché molto spesso magari tu tendi a irrigidirti, no, dentro delle strutture sicure anche quando non ti nutrono più veramente, e quindi il due di denari è come se ti costringesse invece a danzare col movimento, a danzare con l'incertezza, con il cambiamento, perché nulla è stabile, mai. E qua ti consiglio vivamente la danza del piacere di farti in questo mese, in queste settimane, perché ti aiuta a essere fluido con il cambiamento, a realizzare questo tuo potenziale, no? Che vedo, guarda che carte pazzesche che ci sono. Ok? E vediamo qual è l'insegnamento nascosto dietro a questo demone dell'oscillazione. Cosa ottieni? L'insegnamento nascosto. Guarda, capirai che sei più forte di quanto credi. Perché il colibrì è un uccellino piccolino piccolino che fa delle azioni pazzesche. Allora, il dono nascosto in questo è che ti accorgerai di essere molto più forte e capace di quanto credi. Questo è il dono. Bellissimo, bellissimo veramente. E vediamo adesso qual è il messaggio del tuo amante mistico con queste. Qual è il messaggio del tuo amante mistico? Il messaggio dell'amante mistico per te. L'esorcista. La pacificazione degli spiriti perturbati. Allora, libera te stessa e gli altri dagli impulsi distruttivi. Smettila di farti del male. Questo è il messaggio. Smettila di non godere. E il tuo amante mistico, il tuo spirito guida, ti promette qualcosa che non hai mai sperimentato prima. Una gioia imperitura. Smettila di farti male. Che tutto in te sia gioia, questa è la tua meta. E tu qua hai un potenziale di gioia straripante in questo mese. Prendilo, danzalo, alleati, ok? Vediamo adesso qual è il messaggio del drago immaginale per te, che ti darà anche, oltre alla pratica della danza del piacere, il rituale per questo mese
per liberarti con la carta dell'esorcista. Vedrai tantissime piume in questo mese, te lo dico. Tantissime piume vedrai in questo mese, che sono la conferma dell'accompagnamento del mondo inferiore spirituale, no? Qua c'è una grande alleanza ctonia sotterranea in questo mese per te. Allora, qual è il messaggio della carta del drago immaginale per te? Guarda, allora, questa è la carta più bella di tutto il mazzo e ti dice che non c'è nessun rituale da fare perché ogni tuo desiderio è una promessa che si avvera in questo mese. Io ti faccio proprio un applauso, l'avevo già visto da queste carte, perché l'unico rituale da fare che ti dà la montagna è: benedici ogni cosa, ogni mattina, ogni giorno, durante il giorno, tutte le creature, tutti gli esseri senzienti e insenzienti, il cui numero è infinito come lo spazio, dicendo il grande mantra Sabbe, Satta, Sukhi, Hontu. Devi dire solo questo. E abbiamo anche la grande ipnosi che vi ho fatto col Sabbe, Satta, Sukhi, Hontu, la trovi sempre nella playlist meditazioni guidate e pratiche sciamaniche. Chi sta facendo la pratica dei 21 giorni lo conosce bene, e anche le mie ragazze delle masterclass, i ragazzi. La montagna ti dice che hai vinto, cioè è la carta più forte di questo mazzo. Tutti i tuoi desideri si plasmano a realtà. Brave le mie ragazze e ragazzi! Allora, io non aggiungo altro perché io credo che questa sia la lettura più bella del mese di giugno, cioè più forte, più radicata, ok? Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e ti invito a proseguire il cammino sciamanico o a iniziarlo insieme a me. Sotto trovi la pratica dei 21 giorni per iniziare il cammino. Io ti abbraccio forte forte facendoti un in bocca al lupo gigantesco. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!